Bernardo Provenzano nacque a Corleone il 31 gennaio del 1933 in una famiglia di contadini. Viveva col padre Angelo e la madre Giovanna e altri 6 fratelli. La sua carriera scolastica si fermò alla seconda elementare, quando fu mandato a lavorare nei campi come bracciante. E qui conobbe Rina e Bagarella, con cui strinse un legame di amicizia fortissimo, che sarebbe durato quasi tutta la vita. I 3 cominciarono a commettere qualche furto e qualche razzia di bestiame, e presto entrarono nel giro di Luciano Ligio, allora braccio destro del boss del paese, Michele Navarra. Ligio prese i 3 ragazzi sotto la sua ala protettiva e li portò nella cosca del medico boss. Nel 1954 Provenzano fu chiamato per il servizio di leva militare obbligatorio, ma fu dichiarato non idoneo e successivamente riformato. All'inizio degli anni 50, Provenzano, con Bagarella e Rina, sotto la guida di Lucianeddu, diventarono ben presto l'elite criminale del capomafia corleonese. Dedita a furti di bestiame, viti tagliate, macellazione clandestina e all'incendio di masserie. E nel 1958, dopo le elezioni politiche e i rapporti con Navarra erano peggiorati per via della costruzione della diga, il 2 agosto di quell'anno Michele Navarra morì con 124 colpi sparati sulla sua Fiat 1100. 92 colpi furono trovati nel corpo di Navarra e di Giovanni Russo. Il 6 settembre del 1958, dopo avergli teso un'imboscata, morirono anche gli uomini di Navarra, che rimasti senza capo avevano intenzione di vendicarsi. Provenzano insieme a Rina, Bagarella e Ligio, ricercati dai carabinieri per i fatti di Corleone, si diedero alla latitanza e sbarcarono a Palermo per presentarsi ai capimafia della città. Il primo ad accogliere i Viddani, così erano chiamati i mafiosi di provincia, fu Salvatore La Barbera, rappresentante della famiglia Palermo Centro. E in cambio per la copertura della latitanza, i corleonesi eseguivano per La Barbera piccole cose. Mentre Ligio, insieme al siculo americano Frank Tredita, si buttava nel traffico della droga in giro per il mondo. E proprio in quel periodo scoppiò la prima guerra di mafia, dalla quale Rina e Provenzano si tennero prudentemente a distanza. Ciò nonostante, il 9 maggio del 1963 Provenzano prese parte all'attentato contro il mafioso Francesco Paolo Sterva, che però si salvò rispondendo al fuoco e fu ucciso successivamente il 10 settembre di quell'anno. E i familiari della vittima indicarono in lui e Bagarella gli esecutori del delitto. Il giudice Terranova lo rinviò a giudizio anche per i reati di associazione a delinquere e porto abusivo di armi. Fu allora che Provenzano si rese irreperibile, dando inizio alla sua latitanza ufficiale. Poco tempo dopo, i carabinieri scoprirono che si nascondeva a Castronovo, di Sicilia, insieme a Bagarella e Giuseppe Ruffino. Ma il blitz, organizzato per catturarli, fallì. Nello stesso periodo, alcune segnalazioni anonime alla polizia indicarono la sua presenza a San Giuseppe Iato, ospite dei capimafia Antonino e Nicolò Salamone, circostanza confermata anni dopo da Giovanni Brusca, poiché il padre di Brusca dava spesso del cibo da portare a Provenzano e a Bagarella. Dopo l'assoluzione al processo di Bari, il 10 giugno del 1969, Rina, Provenzano e Bagarella furono incaricati dal boss di Cinisi, Gaetano Badalamendi, all'eliminazione di Michele Cavataio, vero artefice della prima guerra di mafia che aveva innescato la reazione dura dello Stato contro Cosa Nostra 6 anni prima, all'indomani della strage di Ciaculli. Il 10 dicembre del 1969 un comando di 6 killer, tra cui vi erano Rina, Provenzano e Bagarella, entrò negli uffici dell'impresa edile Moncada di Viale Lazio. Uno di loro, Damiano Caruso, sparò senza aspettare l'ordine di Rina, uccidendo 2 uomini dietro una scrivania. A quel punto si scatenò l'inferno. Cavataio, soprannominato la Belva per la sua ferocia, afferrò una lupara e la scaricò nel petto di Calogero Bagarella. Alla fine dello scontro a fuoco, a terra erano rimasti solo 6 cadaveri. E secondo il racconto di Antonino Calderone al giudice Falcone, Provenzano si fermò un attimo. Poi tirò Cavataio per i piedi da sotto il tavolo, avvertì una strana resistenza e si accorse che era ancora vivo.
Cavataio pronto gli sparò un colpo in faccia. O meglio, tentò di sparargli, dal momento che aveva finito le pallottole. Provenzano premette il grilletto della sua mitraglietta che si inceppò e non fu in grado di rimetterla a posto perché era stato ferito alle dita. Lo colpì allora in testa con il calcio dell'arma e con i piedi per cercare di stordirlo e finalmente riuscì ad estrarre la pistola e ad ucciderlo. Fu così che Provenzano si guadagnò il soprannome di Binnu Tratturi. Antonino Calderone aggiunse che era stato chiamato così anche da suo fratello, perché da dove passava lui non cresceva più l'erba. Dopo la strage di Viale Lazio, Provenzano ritenne saggio allontanarsi da Palermo per un po'. Binnu seguì così Luciano Ligio a Catania, dove i due si presentavano come commercianti di carne. A loro fornivano tutto, pure i soldi li mettevano in tasca, perché nonostante grandi nomi non avevano una lira. Nel 1970, a 37 anni, Provenzano faceva da spola fra Palermo e Catania in treno e Provenzano diventò un brevetto imprenditore. Nel 73 le sue tracce portarono a Cinisi, all'aeroporto di Punta Raisi. In quel periodo conobbe la sua futura sposa, Saveria Benedetta Palazzolo. In un rapporto della magistratura si legge che il 16/7 del 1973 i carabinieri di Terrasini, nel corso di un servizio perlustrativo in quella contrada, notarono un fabbricato in costruzione e degli operai apprendevano che era di pertinenza di certo Don Paolo di Cinisi. Il giorno successivo si presenta all'Arma di Terrasini il Don Paolo, identificato per Palazzolo Paolo, per il quale dichiarava che la costruzione veniva realizzata per conto della sorella di lui, Saveria Benedetta Palazzolo, ed esibiva l'atto di acquisto del terreno. E dopo 4 mesi da tale episodio, la Palazzolo si affrettava a vendere tutte le sue proprietà alla società Seamites Spa, costruita ad hoc e amministrata da Giuseppe Mandalari. Tale vendita è da mettere senza dubbio in relazione alla scoperta della costruzione che doveva servire da sicura abitazione, lontana da occhi indiscreti, per Provenzano. Secondo quanto riferito da Tommaso Buscetta e Totuccio Contorno, dopo l'arresto di Ligio nel 74, Rina e Provenzano divennero i reggenti della famiglia di Corleone, ricevendo anche l'incarico di reggere il relativo mandamento. Riflettendo sull'accaduto, Buscetta sostenne che a suo avviso la Primula Rossa di Corleone fu venduta da Rina, costituendo l'unico ostacolo reale alla sua scalata al potere all'interno di Cosa Nostra. L'anno successivo, nel 1975, nacque il primo figlio di Provenzano, Angelo. La prima casa della famiglia fu probabilmente a Bagaria, un territorio alle spalle di Palermo, che gli era già stato affidato da Ligio. Giuseppe Di Cristina, boss della famiglia di Riesi, rivelò al capitano dei carabinieri, Alfio Pettinato, che Provenzano era stato notato a Bagaria la mattina del 9 aprile del 1978 e che era accompagnato da Giovanni Brusca. Anche Don Tano Badalamenti, boss di Cinisi, mise sulle tracce di Provenzano e Rina i carabinieri, in modo da fermarne l'ascesa. Infatti, i corleonesi avevano cominciato a colpire gli alleati di Stefano Bontate e Salvatore Inzirillo e dello stesso Badalamenti, in quello che rappresentava l'inizio della seconda guerra di mafia. Successivamente, il pentito Ciro Vara avrebbe rivelato che in quei mesi, dopo l'omicidio del capomafia di Catania, Pippo Calderone, Provenzano e i capimafia siciliani si trovavano ospiti nella villa di Masino Spadaro a Casteldaccia, non lontano da Bagheria. E all'inizio degli anni '80 Provenzano era ormai diventato abile a gestire gli affari, tanto che iniziarono a chiamarlo il ragioniere. Provenzano era divenuto proprietario di una ditta di chiodi e di reti di Bagheria, l'ICIRE, che aveva rapporti anche col nascente capomafia di Agrigento, Carmelo Colletti, le cui telefonate al ragioniere erano tenute sotto controllo dei carabinieri, che però non immaginavano che fosse l'ufficio di Provenzano e che lo utilizzasse per le sue riunioni segrete. Nessuno aveva neanche mai pensato per molti anni che il ragioniere potesse essere Provenzano. Quando questo fu intuito e si cercarono negli archivi le intercettazioni, queste erano sparite. Il pentito Luigi Lardo disse al colonnello Riccio in una delle sue rivelazioni: «So che a Bagheria Provenzano ha una grossa proprietà, con una grande villa, bellissima, in stile antico.
e lì incontrava i suoi. Viveva tranquillamente con la famiglia. So che anche qualche volta si spostava in ambulanza. Contro ogni aspettativa, però, Provenzano, fin dall'inizio degli anni '80, utilizzò sempre i soliti indirizzi per spostarsi o fissare il domicilio di una società. I condomini prediletti erano via Umberto Giordano 55, via Alcide De Gasperi 53 e via Casella numero 7. In via Giordano avevano sede la Scenti Sud, il Residence Capo San Vito e la IMA, Immobile Aurora Spa, società dei nuovi punti business. Nello stesso condominio si trovavano gli appartamenti della moglie di Provenzano e di Giuseppe Lipari, considerato il suo ministro dei lavori. Dopo che i carabinieri sequestrarono la società, il ragioniere di Cosa Nostra fece trasferire le altre in via De Gaspari, in cui vivevano suo fratello e suo nipote prediletto, Carmelo Gariffo, in via Casella 7. Poi trovarono sede la Medisud e la Scienti Sud. Intorno alla fine degli anni '90, il raggruppamento operativo speciale dei carabinieri scoprì che nello stesso condominio abitava anche il funzionario dell'assessorato regionale agricoltura e foreste Giovanni Napoli, che faceva da segretario a Provenzano. Se qualcuno tra i capi di Cosa Nostra avesse voluto mettersi in contatto con lui, avrebbe dovuto chiamare il numero dell'ufficio di Napoli. E mentre Rina era impegnata a sterminare le altre famiglie palermitane e a consolidare il potere del clan all'interno di Cosa Nostra, Provenzano si occupava della gestione degli affari, dandosi alle forniture della sanità pubblica, campo molto fruttuoso in Sicilia. Gli amministratori, amici delle unità sanitarie locali, spendevano più di quanto era previsto in bilancio per foraggiare le casse dei clan, coperti dagli appoggi politici regionali di cui godeva. A gestire i suoi impegni quotidiani pensavano i suoi manager, mentre alle riunioni strategiche desiderava andare di persona. E proprio per via del suo ruolo economico nessuno lo cercò mai veramente prima delle stragi del 1992. Intorno alla fine degli anni '80 gli affari di Provenzano erano floridi e stava pensando a una riorganizzazione di Cosa Nostra, fondata più sugli affari che sugli omicidi, circostanza confermata poi anche dal pentito Nino Giuffrè, che raccontò ai magistrati di Palermo che nel corso di una riunione nel deposito del ferro a Bagheria, Leonardo Greco ci comunicò che Cosa Nostra stava cambiando strategia e che il futuro era Bernardo Provenzano. Invitò i presenti a seguirlo in questa direzione. All'inizio degli anni '90 Rina e Provenzano si incontrarono spesso, fino a pochi giorni prima dell'arresto di Rina, dandosi sempre appuntamento a Città Mercato, uno dei più importanti centri commerciali di Palermo. Provenzano arrivava su una Golf grigia, guidata da Francesco Pastoia, mentre Rina era accompagnato da Salvatore Biondino, il suo autista di fiducia, preceduto dall'auto di Salvatore Biondo che faceva da battistrada. Il pentito Giovan Battista Ferrante, che spesso metteva a disposizione la sua casa per questi incontri, raccontò che Provenzano si fermava al cancello di Città Mercato. Io andavo a prelevarlo, disse, e lo portavo a casa mia, dove nel frattempo era arrivata anche Rina. I due si incontravano sempre a quattro occhi, solo ogni tanto Rina chiamava Biondino per farsi consegnare dei soldi. Gli incontri avvenivano altre volte anche a casa di Biondino oppure di Biondo, che abitavano a poche decine di metri. Qualora invece Reina avesse bisogno di parlare in privato con Provenzano, contattava il fidato Gioacchino La Barbera, che diventò successivamente collaboratore di giustizia. Quest'ultimo contattava quindi Provenzano e riferiva a Reina la risposta del ragioniere. Nel 1991 Provenzano, assieme a tutti i capi di Cosa Nostra, tra cui anche Rina, Bagarella e Brusca, a Mazzara del Vallo, dove vivevano talmente tranquilli da normali cittadini che decisero addirittura di festeggiare il Natale di quell'anno lì. L'unico che si sottrasse al banchetto fu Provenzano, forse per non infrangere la regola che voleva che mai nessuno dei due tra lui e Rina si trovassero contemporaneamente nello stesso posto, per evitare retate. Nel 92, all'indomani della sentenza definitiva sul maxi processo di Palermo,
Provenzano partecipò alla riunione in provincia di Enna, dove si decise la morte di Falcone. Il 5 aprile di quell'anno fece anche tornare la famiglia a Corleone, in modo tale da far credere a tutti di essere morto. Questo gli permise anche di non figurare tra i mafiosi accusati dai magistrati del delitto di Salvolima. Provenzano nel frattempo tesseva rapporti con misteriosi uomini politici. Dopo l'arresto di Riina il 15 gennaio del 1993, di cui è tuttora sospettato di essere l'artefice, Provenzano divenne il reggente di Cosa Nostra. Le maggiori attenzioni del boss riguardavano gli appalti, il cui quartier generale era ancora la ICR, benché fosse formalmente confiscata dallo Stato. Nella sua nuova veste, il ragioniere divenne anche mediatore dei contrasti interni. Nel 1994, grazie alle rivelazioni del pentito boss mafioso Luigi Illardo e al politico democristiano Gioacchino Pennino, iniziò la vera e propria caccia al nuovo capo dei capi. Pennino, che lo aveva incontrato di persona per discutere della sua uscita dal gruppo di Ciancimino in consiglio comunale, dichiarò che il livello dei suoi coassociati era scadente, fatta eccezione per Provenzano, che mostrava di avere buone conoscenze e di seguire molto attentamente le vicende politiche, in ordine alle quali interloquiva con competenza e buon grado di profondità, tanto da dargli l'impressione di gestire la vita politica della provincia palermitana. Illardo invece cominciò a collaborare con la giustizia nel settembre del 1993, confidandosi con il colonnello dei carabinieri Michele Riccio, al quale consegnò l'insieme della sua corrispondenza con il boss, 14 lettere, e indicò in Bagaria la località dove si nascondeva Provenzano. Fu così che i Ross di Capitan Ultimo rimasero lì per 3 anni conducendo l'operazione Grand Oriente, che portò all'arresto di coloro che avevano favorito la latitanza del ragioniere di Corleone. Il 30 ottobre del 1995 Ilardo confermò al colonnello Riccio che avrebbe dovuto incontrare Provenzano in un casolare a Mezzoiuso. Il giorno dopo il colonnello, con 2 carabinieri armati di macchina fotografica e a pochi altri militari, si appostarono non lontano dal casolare, su 3 auto. Secondo il colonnello Riccio, lo scopo del servizio era quello di verificare se effettivamente si realizzasse quanto segnalato il giorno prima dalla fonte. Ma non fu così. Il 10 maggio del 1996 Ilardo fu ucciso da Maurizio Zuccaro e Orazio Benedetto, davanti al portone di casa sua, su ordine di Giuseppe Piddu Madonia. La sera del 20 maggio 1996 fu arrestato Giovanni Brusca, il quale decise subito di collaborare con la giustizia e diede ai carabinieri 2 nomi che avrebbero potuto portare al boss Francesco Barbaccia, geometra presso l'ufficio tecnico provinciale di Palermo, e Francesco Raineri, imprenditore titolare della ditta Impianti Calcestruzzi, entrambi residenti a Marineo. Raineri, oltre ad aver messo a disposizione gli uffici della sua ditta per alcune riunioni, avrebbe incontrato Provenzano per discutere della frattura fra i fedelissimi di Riina e gli uomini di Provenzano. Barbaccia invece accompagnava il ragioniere alle riunioni per discutere di appalti. Alcune intercettazioni registrarono i dialoghi fra Barbaccia e Raineri alla masseria di Contrada Lupotto a Monreale. L'1 luglio i sospettati trovarono conferma nel fatto che i 2 si misero a parlare sottovoce di un certo Binno. I 2 furono seguiti per un po', ma la pista non portò a nulla. I 2 quindi furono arrestati e condannati per mafia. Nel maggio del 96 Brusca affermò che Pino Lipari è il perno del sistema di Provenzano. Lipari era una vecchia conoscenza della polizia di Palermo, ex geometra dell'ANAS. Già negli anni '80 era ritenuto manager dell'inedita Holding Provenzano. Nel 97 Lipari fu tenuto sotto stretta osservazione e si scoprì che era sempre rimasto il ministro dei lavori, oltre che il perno del sistema di Provenzano, proprio come avevano detto i pentiti. Si scoprì poi che Lipari si serviva di alcuni bigliettini facilmente nascondibili in tasca, chiamati pizzini, che venivano consegnati grazie alla collaboratrice di numerosi postini, fra cui Cinzia e Arturo, i figli dell'ex geometra, il genero Giuseppe,
Il fratello della compagna di Provenzano, Paolo Palazzolo, e un nipote di Provenzano, Vito Alfano. Grazie a questo metodo, Provenzano poteva comunicare con tutto il mondo mafioso e familiare senza lasciare traccia apparente. Le consegne avvenivano in luoghi apparentemente sicuri e privi di sorveglianza, come l'ascensore dell'ospedale di Villa Sofia di Palermo, dove la presenza di Lambiasi non era sospetta, in quanto lui era un rappresentante di forniture ospedaliere, mentre Alfano era un infermiere. I carabinieri però piazzarono all'interno dell'ascensore una telecamera che riuscì a riprendere l'esatto momento della consegna dei pizzini il giorno dopo. Alfano consegnò il pizzino al Paolo Palazzolo. Tuttavia, i pedinamenti e le intercettazioni della polizia si arenarono nuovamente. Gli investigatori dei Ross, il 17 giugno del 1998, intercettarono il futuro pentito Tullio Cannella. Questo disse di voler andare quello stesso pomeriggio da Amato, dell'autoscuola Primavera, per il discorso di Binnu. Lo seguirono e arrivarono in via d'Aita, vicino al teatro Politeama. I carabinieri tennero sotto controllo l'autoscuola fino al 2001, ma nonostante il grande ardivieni di mafiosi, del Binnu nessuna traccia. Solo nel 2002 si scoprì dal pentito Nino Giuffre che il boss non era più andato all'autoscuola a seguito di una soffiata che lo aveva avvertito che questa era sorvegliata. Alla vigilia del Ferragosto del 98, poi un'intercettazione disse: Caiddu è ricoverato, cioè Binnu, portato alla vigilanza dalle principali cliniche di Palermo. Il 27 marzo 2000 il capitano Ultimo, divenuto famoso per la cattura di Totò Riina sulle tracce di Provenzano, chiese il trasferimento ad un altro reparto dell'Arma, dal momento che riteneva che i mezzi e gli uomini a sua disposizione per catturare Provenzano fossero insufficienti. Il 3 ottobre dello stesso anno i carabinieri pedinarono Vallone, ex consigliere di Forza Italia, che, come scrivono nella relazione di servizio, era emerso in alcune occasioni che costui frequentava Tommaso Cannella, mafioso di Prizzi. Lo scopo dei Ross era quello di trovare indizi che portassero a Provenzano, e di cui Cannella fu da sempre uno dei principali collaboratori. Vallone si diresse verso il bar di Alluia, in via Libertà, dove fu raggiunto da Gianfranco Miccichè, Vincenzo D'Amico, Francesco Buscemi e Vullo, e altri soggetti sconosciuti, tutti coinvolti nell'indagine sul boss di Corleone. La chiacchierata al bar terminò intorno alle 10. Il 30 gennaio 2001 la Polizia di Stato arrestò il mafioso Benedetto Spera e Nicola La Barbera, su cui era in corso un'indagine dei carabinieri del Ross. Stando sempre alle rivelazioni di Giuffre, la linea politica della Cosa Nostra guidata da Provenzano era: non bisogna fare scruscio, non bisogna fare rumore. Questa linea politica venne battezzata strategia della sommersione, in aperta antitesi con quella pratica da Ri e dei suoi fedelissimi, prima dei loro arresti. Giuffre consegnò anche alla polizia l'intera sua corrispondenza col boss, che ha permesso di svelare cos'è diventata Cosa Nostra sotto il comando di Provenzano. Parlando poi del suo stato di salute e della sua latitanza, il pentito affermò che sta benissimo, che si era ammalato di prostata, ma che adesso è completamente guarito e riesce anche a dormire all'aperto, dentro un sacco a pelo, per notti e notti. Giuffre si focalizzò poi sul suo modo di comunicare. Ribadì che lui non usa telefoni, perché sa che ogni segnale potrebbe svelare il suo nascondiglio. Si serviva solamente dei pizzini, e in uno di questi, ritrovato indosso a Giuffre al momento dell'arresto, Provenzano si diceva preoccupato delle cimici di polizia e dei carabinieri e gli raccomandò di stare attento da microspie e microtelecamere piazzate dagli investigatori. Provenzano suggerì poi a Giuffre di non parlare dentro o vicino ad automobili e luoghi chiusi, per evitare eventuali intercettazioni. Nel marsupio di Giuffre c'era anche il biglietto da visita di un'azienda che aveva collaborato con diverse procure italiane, tra cui quella di Palermo, a piazzare diverse microspie per la cattura di svariati latitanti e persino per la ricerca di Provenzano. Nel 2005
La DDA di Palermo diede il via all'indagine Grande Mandamento, gestita dal Servizio Centrale Operativo del ROS, che portò all'arresto di 46 persone, accusate anche esse di aver favorito la latitanza del boss di Corleone, oltre ad aver gestito la consegna dei pizzini destinati al latitante. L'indagine svelò anche alcuni mafiosi di Villabate. Avevano aiutato Provenzano nel 2003 a farsi ricoverare in una clinica di Marsiglia per un'operazione chirurgica alla prostata. I mafiosi avevano fornito al super latitante documenti falsi per il viaggio e per il ricovero. Tra gli arrestati vi era anche l'ex imprenditore di Villabate, Mario Cusimano, che cominciò a collaborare con la giustizia svelando che la carta d'identità utilizzata da Binnu era stata timbrata dall'ex presidente del Consiglio Comunale di Villabate, Francesco Campanella, il quale nel 2005 cominciò anche egli a collaborare con la giustizia e confermò le dichiarazioni di Cusimano. Nel 2006 il legale di Bernardo Provenzano tentò di depistare le indagini della DIA, dichiarando che il suo assistito era morto, ma la DIA di Palermo, non cadendo nel tranello dell'avvocato, smentì prontamente le dichiarazioni del legale. Le indagini che portarono all'arresto del boss si concentrarono sull'intercettazione dei pizzini. Attraverso questi bigliettini il nuovo capo dei capi comunicava con la famiglia e con i picciotti. I poliziotti della squadra mobile di Palermo del Servizio Centrale Operativo, guidati dal PM della Procura di Palermo Michele Prestipino e da Renato Cortese, intercettarono alcuni di questi pizzini e alcuni pacchi contenenti biancheria e beni di prima necessità e seguendo le tracce che Bino lasciava, individuarono la masseria in cui si rifugiava il boss. Il casolare fu tenuto sotto osservazione dal 5 aprile attraverso microspie e intercettazioni, in modo tale da avere la certezza della presenza di Provenzano al suo interno. Finalmente, l'11 aprile 2006 fu dato agli uomini della squadra speciale l'ordine di procedere al blitz e all'arresto. Dopo aver avuto la conferma che questa era abitata, qualcuno infatti mise fuori dalla porta un sacchetto bianco. Gli uomini fecero irruzione nel casolare e arrestarono Provenzano, latitante da 46 anni, che prima di desistere, sorpreso, tentò di chiudere la porta a vetri, che fu sfondata da Cortese e dagli uomini della squadra speciale. La prima cosa che disse il padrino fu: «Non sapete l'errore che state commettendo». Dopodiché non oppose più resistenza e dopo aver confermato la sua identità si complimentò con gli uomini della scorta e strinse loro la mano, chiedendo che gli venisse fornito l'occorrente per le iniezioni che doveva effettuare in seguito all'operazione della prostata. Venne poi scortato alla questura di Palermo. Il questore di Palermo, Giuseppe Caruso, affermò che Provenzano era stato catturato grazie a indagini condotte in vecchio stile, attraverso pedinamenti e intercettazioni. Aggiunse che Provenzano non era stato tradito da nessuno. Non ci siamo avvalsi di pentiti né di confidenti. Fu arrestato poi anche il proprietario del casolare. Il rifugio di Provenzano presentava un arredamento a dir poco spartano, con un letto, un cucinino, una stufa, un bagno, un frigo e la macchina da scrivere con cui il boss scriveva i suoi pizzini. Dopo l'arresto Provenzano venne trasferito nel supercarcere di Terni, sottoposto a regime carcerario duro, come previsto dall'articolo del 41 bis. Dopo un anno venne trasferito nel carcere di Novara, dopo alcune proteste della polizia penitenziaria che si occupavano della sua detenzione. Lì il boss tentò diverse volte di comunicare con l'esterno, circostanza che portò il Ministero della Giustizia ad aggravare il carcere duro, applicando quanto previsto dall'articolo 14 bis, cioè l'isolamento in una cella con divieto di televisione e radio. E il 19 marzo 2011 venne confermata la notizia di un cancro alla vescica e fu annunciato il trasferimento dal carcere di Novara a quello di Parma, dove il 9 maggio 2012 il boss tentò il suicidio infilando la testa in una busta di plastica con l'obiettivo di soffocarsi. Fu salvato da un agente della penitenziaria. Il 23 maggio dell'anno successivo la trasmissione televisiva Servizio Pubblico mandò in onda un video che ritraeva Provenzano nel carcere di Parma, durante un incontro con la moglie e il figlio, datato 15 dicembre 2012. L'ex boss appariva fisicamente riconoscibile, affaticato e mentalmente confuso, tanto da non riuscire a prendere in mano la cornetta del citofono per parlare con il figlio, e senza riuscire nemmeno a spiegare con chiarezza l'origine di un'evidente ferita alla testa.
Prima dichiarò di essere stato vittima di percosse, poi di essere caduto accidentalmente. Il 26 luglio la Procura di Palermo diede il via libera alla revoca del regime di carcere duro per motivi di salute. Il 9 aprile 2014, per l'aggravarsi delle sue condizioni, venne ricoverato all'ospedale San Paolo di Milano e il 24 settembre dell'anno successivo la Cassazione lo rimandò al 41 bis per meglio tutelare la sua salute. E il 13 luglio 2016 Provenzano morì all'ospedale San Paolo di Milano all'età di 86 anni. I funerali furono vietati per motivi di ordine pubblico del questore di Palermo. Alla notizia della morte, Nando della Chiesa, figlio di Carlo Alberto, scrisse: Bernardo Provenzano è morto, non riesco a provare nulla. E così concludo questo video. Alla prossima.